Ciao a tutti, oggi vediamo come funziona il nuovo mover di Unreal Engine per gestire il movimento del personaggio al posto del classico movement component e come costruire una base pulita che poi possiamo estendere facilmente. Prima di cominciare è importante capire le differenze sostanziali tra i due sistemi. Il Character Movement Component è un componente unico orientato a chiamate imperative che concentra input, simulazione, stati e networking in un'unica implementazione ottimizzata per il character. Il Mover, invece, è un framework modulare in cui il gameplay produce i comandi e il sistema applica regole di simulazione per mode e parametri configurati. Favorisce la composizione, l'estendibilità e una pipeline più esplicita tra intenzione e movimento risultante. L'obiettivo del video è pratico. Partiamo da un pawn, aggiungiamo il componente Character Mover, colleghiamo gli input con Enhanced Input e soprattutto vediamo i concetti più importanti del nuovo sistema. Il Produce Input, cioè una funzione che descrive l'intenzione del giocatore, che il mover userà per simulare il movimento, e le Movement Modes, che sono gli stati di simulazione del movimento che definiscono quali regole applicare in quel momento. Infatti, a parità di input, cambiare movement mode cambia il risultato perché vengono usati vincoli e comportamenti differenti. Adesso vediamo come integrarlo in un nuovo progetto third person di Unreal Engine versione 5.7.2. Per prima cosa bisogna abilitare il plugin del mover, quindi andare nella sezione plugins, cercare mover, selezionarlo, abilitarlo e ristartare il progetto. Una volta riaperto il nostro progetto andiamo ad aggiungere una nuova blueprint class che deriva da pawn, quindi andiamo su blueprint class, pawn, lo chiamiamo BP pawn, lo apriamo e lo salviamo. Adesso per facilità andiamo a prendere la classe già esistente del third person character, andiamo a fare un copia e incolla della capsula che contiene anche la camera e anche la mesh e la incolliamo nel nostro nuovo pawn. Dopo aver fatto ciò dobbiamo fare attenzione e andare a vedere se nella capsula dopo questo copia e incolla le collisioni sono state aggiornate. Quindi andiamo su capsule, nei details a destra possiamo andare a vedere le collisioni e andiamo a cambiarle e rimetterle su pawn. Vedete che adesso sono state aggiornate. Adesso possiamo aggiungere il component mover, quindi cercate mover e aggiungete character mover. Adesso però dobbiamo utilizzare il nostro nuovo BP pawn come default pawn, quindi dobbiamo andare nel nostro livello e andare a cambiare le world settings. Quindi compiliamo, salviamo, andiamo su world settings, cerchiamo game mode, selected game mode e cambiamo default pawn class con il nostro BP pawn e salviamo. Per provare possiamo fare un play. Se il player start è troppo basso possiamo alzarlo leggermente, riprovare, e adesso abbiamo il nostro pawn che però non può ancora muoversi. Il prossimo step è quello di aggiungere l'interfaccia che definisce chi è autorizzato a riempire l'input command del mover, cioè mover input producer interface. Implementandola, un oggetto può generare l'intenzione di movimento del frame che il mover userà per simulare. Quindi andiamo su class settings del nostro pawn, aggiungiamolo e comparirà nella sezione interfaces produce input, la funzione in cui noi effettivamente definiremo i nostri input. Però per prima cosa torniamo nell'event graph e aggiungiamo l'azione di input per poter ruotare la telecamera. Quindi cerchiamo YA mouse look, cerchiamo add controller yaw input
e anche add controller pitch input. Lo colleghiamo al pin triggered, action value lo splittiamo e settiamo la X nello yaw e la Y nel pitch. Salviamo e compiliamo. Possiamo quindi spostarci su produce input e andiamo a chiamare set directional input, che serve a descrivere correttamente nella struct di input del mover la nostra direzione di intento di movimento. Cioè, stiamo dicendo al mover, in questo frame, l'intenzione del giocatore è muoversi verso questa direzione. Questa direzione la andiamo a prendere dalla input action move, che intercetterà i nostri input di movimento. Quindi, dopo aver salvato come variabile la struct character default input, possiamo andare a creare una funzione chiamata get directional input, andiamo ad aggiungere un nodo di ritorno, quindi cerchiamo return node e dovrà restituire un vettore. Quindi andiamo sui parametri di output, aggiungiamo un parametro di tipo vettore e lo rinominiamo. Cerchiamo rotate vector dividiamo il primo pin in x, y e z. La z non la toccheremo perché in questo momento a noi interessa il movimento a terra. Cerchiamo input action move e dividiamo il return value, abbiamo x e y. Nella x sarà mappato right left e y forward back. Abbiamo bisogno quindi di fare un clamp della x e anche della y per avere sia a sinistra che a destra che avanti e indietro. Quindi andiamo a mettere come valore minimo -1, massimo 1 sia per la x che per la y e poi uniamo i return value nella y e nella x scambiati di posto per far coincidere lo spostamento nel mondo di gioco. Aggiungiamo anche get controller rotation che rappresenta l'orientamento del controller. Fatto ciò, allora possiamo collegare i pin di esecuzione e abbiamo terminato la nostra get directional input, che andremo a richiamare nel nostro produce input. Quindi torniamo sulla funzione. Prima di tutto aggiungo una sequence. Nella prima parte della sequence collego il pin di esecuzione a set directional input e vado a richiamare la nostra get. Compiliamo e invece nel pin 1 andiamo a richiamare dal mover default input add data to collection e salviamo localmente la variabile, la chiamiamo input collection. Colleghiamo mover default input. Adesso quello che ci rimane da fare è andare a settare il nodo di ritorno. Facciamo make mover input command context e colleghiamo input collection. Ma in questo momento non abbiamo ancora impostato l'orientamento. Lo possiamo vedere direttamente facendo un play in editor e anche muovendoci da sinistra e a destra il pawn non si ruota. Infatti quello che dobbiamo fare è tornare su produce input e dopo il set directional input prendiamo la nostra struct, chiamiamo set members, la colleghiamo al pin di esecuzione
e cliccando su Set Members vediamo nei details a destra che possiamo abilitare varie opzioni come ad esempio Orientation. Allora noi andiamo a prendere la nostra Get Directional Input e la impostiamo. Inoltre, se torniamo alla schermata di prima, possiamo vedere come esiste un'opzione per il jump, quindi lo abilitiamo, salviamo e adesso andiamo nell'event graph e chiamiamo input action jump. Infatti in questo progetto già abbiamo l'input action jump. Aprendolo vediamo che il trigger è il pressed e il released. Possiamo dare anche un occhio all'input mapping context e possiamo vedere che il jump è stato mappato sulla barra spaziatrice. Quindi possiamo tornare nel nostro event graph e salvarci come variabile l'action value, la rinominiamo jump. Sappiamo che jump sarà true quando abbiamo la barra spaziatrice premuta e false altrimenti. Facciamo get jump e lo impostiamo su mover default input. Dopo aver fatto ciò, funzionerà sia la rotazione del pawn che il jump. Infatti, facendo un plane editor possiamo vedere come il pawn si ruota ed è possibile anche saltare. Per quanto riguarda invece le animazioni, dobbiamo andare nel nostro anime blueprint, quindi andiamo sul nostro BP pawn, cerchiamo nei details della skeletal mesh la nostra anim class, apriamo ABP unarmed, che come possiamo vedere ancora utilizza il character movement. Quindi quello che dobbiamo fare è cancellare tutto quello che riguarda il character movement e sostituirlo con il nuovo mover component. Quindi andiamo a prendere il pawn, facciamo un cast a BP pawn, ci salviamo la variabile, andiamo a recuperare il mover component e salviamo anch'esso come variabile. Inoltre consiglio di aggiungere un piccolo delay perché l'anime instance viene inizializzata molto presto e potrebbe capitare che ancora i component del pawn non abbiano completato la loro inizializzazione. Detto ciò, dobbiamo andare a sostituire tutti i punti in cui veniva utilizzato il vecchio character movement component, quindi andiamo a togliere le parti interessate e andiamo a utilizzare il nostro nuovo ABP pawn e il character mover. Colleghiamo i pin di esecuzione possiamo eliminare il vecchio component così da vedere esattamente dove vanno fatte le varie sostituzioni. Per ottenere la velocity prendiamo il nostro character mover, cerchiamo get velocity e la impostiamo.
Per quanto riguarda invece la current acceleration, la possiamo eliminare. Prendiamo BP pawn e dalla struct degli input del mover andremo a prendere move input, quindi facciamo get mover default input, possiamo fare break e utilizzare move input al posto di current acceleration per fare il controllo. In basso invece possiamo eliminare isFalling e utilizzare invece la funzione del character mover component isFalling e impostarla. E infine, per quanto riguarda il calcolo della direzione, possiamo andare a togliere il character e possiamo utilizzare ABP pawn get actor rotation e non abbiamo più bisogno di utilizzare orient rotation to movement, lo possiamo togliere e settarlo a true. Con questo abbiamo terminato tutte le sostituzioni nell'ABP e possiamo fare un test. Ora possiamo tornare nel nostro BP pawn, andare sui details del character mover e vedere che nella sezione movement modes abbiamo già 3 mod: walking, falling and flying. Possiamo andare anche a cambiare una mod, quindi ad esempio walking esistono varie tipologie come ad esempio smooth walking mode. È possibile anche cambiare alcune settings come l'accelerazione e la decelerazione. Ad esempio in questo momento se noi proviamo ad arrestare la nostra corsa vediamo che il pawn scivola e per evitare questo possiamo incrementare la decelerazione. E adesso quando ci fermiamo effettivamente non slitta più. Un'altra prova che possiamo fare è mettere la network mode in listen server e mettere un client. Qui possiamo vedere vari problemi, cioè le animazioni in questo momento non sono replicate e notiamo anche un fastidioso tremolio. Quindi andiamo a correggere passo passo i vari problemi. Per quanto riguarda il tremolio possiamo andare sui details del pawn e mettere a false replicate movement. Questo perché con il mover il movimento non viene replicato con il vecchio sistema replicate movement. Il client locale manda gli input, predice il movimento subito e il server replica indietro lo stato corretto. Allora in questo esempio vogliamo replicare gli input all'event tick. Quello che dobbiamo fare è prendere il nostro mover, fare get last input command, poi break, get data from collection. In generale quello che voglio fare è aggiornare una struct con l'input corrente. Creo quindi poi una struct mover default inputs replicated. Il network prediction ad ogni tick di simulazione campiona quell'input, lo converte in un input command con un timestamp e quello è il pacchetto che viene bufferizzato, usato per la prediction e inviato al server. Quindi duplico mover default inputs,
lo rinomino replicated e aggiorniamo il suo valore a tick. Il prossimo step è quello di andare nelle project settings, cercare Simulated Proxy Network e impostarlo su Interpolated. Questo perché i simulated proxies, cioè gli altri player, non devono fare prediction completa, devono solo riprodurre e interpolare gli stati ricevuti dal server per avere un movimento più fluido. Inoltre vado poi nel nostro BP Pawn su Character Mover e cerco Sync Inputs from SimProxy e lo abilito, perché così anche i simulated proxy ricevono gli input sincronizzati, utili per far combaciare animazioni e logiche input driven, riducendo il bisogno di dover replicare eventi separati. Per far funzionare tutto ciò, dobbiamo controllare se il plugin Network Prediction è abilitato. L'ultima modifica va fatta nel ABP Unarmed, dove utilizzavamo la struct non replicata. Quindi da BP Pawn prendiamo Mover Default Input Replicated e la sostituiamo. Adesso, facendo play, possiamo vedere che le animazioni funzionano sia sul server che sul client. Adesso vogliamo aggiungere delle feature, cioè lo sprint e il crouch. Per fare ciò, creiamo una struct, la chiamiamo mover custom input, la apriamo, aggiungiamo una nuova variabile, rinominiamo want to sprint e crouch. Questa struct la aggiungiamo anche al nostro BP Pawn. Ci servirà per sapere se vogliamo quindi fare lo sprint oppure accovacciarci. Quindi rinominiamo mover custom inputs. Come per il default creiamo quella replicata, quindi duplicate, rinominiamo replicated. Adesso è il momento di tornare su produce input e come abbiamo fatto per quelli di default prendiamo la struct mover custom input e facciamo set members. Colleghiamo il pin di esecuzione e spuntiamo wants to sprint e wants to crouch a true. Adesso compiliamo e salviamo. Quello che ci serve è avere due variabili, quindi facciamo un duplicate di jump, chiamiamo quindi wants to sprint e stessa cosa per il crouch, quindi duplicate to crouch. Quindi facciamo il get di queste due nuove variabili e li colleghiamo a setMembers. Inoltre dobbiamo fare anche add data to collection, sempre input collection, però questa volta non dal default input ma da questi custom. Quindi da qui add data to collection
e colleghiamo anche il pin input collection. Compiliamo e salviamo. Adesso quello che vogliamo fare è andare sull'event graph e come abbiamo fatto per jump dobbiamo fare per sprint e crouch. Quindi andiamo nella cartella degli input action, facciamo duplicate e aggiungiamo quindi IA sprint e IA crouch. Li apriamo e li salviamo. Dobbiamo ricordarci anche di fare la mappatura sull'input mapping context, quindi aggiungiamo IA sprint, ad esempio shift sinistro, e aggiungiamo anche IA crouch, ad esempio controllo sinistro. Se vogliamo possiamo anche aggiungere un binding per il controller, quindi in questo caso grilletto sinistro e grilletto destro. E salviamo. Adesso possiamo chiudere tutto, torniamo su BP Pawn e facciamo esattamente quello che abbiamo fatto con il jump. Quindi chiamiamo input action crouch e sprint. E andiamo ad impostare le due variabili nuove, want to sprint e want to crouch. Ok, ora quello che vogliamo fare ad esempio è lo sprint. Quello che possiamo fare è aggiungere una nuova blueprint class che deriva da una mod, ad esempio smooth walking mod. La chiamiamo BP custom movement mod. La apriamo, la salviamo. Qui ora noi chiamiamo generate simple walk move, facciamo tasto destro e la convertiamo da evento a funzione. Chiamiamo la parent, faccio una sequence. Nel secondo pin possiamo collegare la funzione del parent e colleghiamo tutti i pin. Invece nel primo pin della sequence dobbiamo fare due cose. La prima è andare a prendere start state. Quando facciamo break possiamo prendere input command. L'input collection facciamo promote to local variable e la rinominiamo. Input collection. E colleghiamo il pin di esecuzione. Da input collection possiamo fare get data from collection e possiamo andarci a settare
l'struct dell'input custom. Quindi noi cosa facciamo? Aggiungiamo una local variable, la chiamiamo mover custom inputs, cambiamo il tipo, mover custom input, facciamo il set. Da questo momento possiamo andare a prendere i valori di questa struct e possiamo capire se stiamo sprintando oppure no. Quindi da mover custom input facciamo break, prendiamo want to sprint, facciamo un if, quindi branch, colleghiamo il pin di esecuzione. Quando siamo nel true vuol dire che abbiamo cliccato il pulsante per lo sprint, e quando siamo su false non stiamo sprintando più. Quindi ad esempio ci immaginiamo che quando lo sprint è attivo abbiamo una velocità maggiore e quando invece non è attivo abbiamo una velocità inferiore. Quindi facciamo il set della max speed override, mi creo delle variabili, la rinomino max speed sprint e creo anche max speed walk. Impostiamo la velocità quando corriamo a 1000 e quando invece camminiamo a 500. Prima di testare torniamo su bppawn all'event tick perché dobbiamo aggiornare anche la struct, quella custom, replicata. Quindi prendiamo input collection, get data from collection e facciamo il set di mover custom input replicated. Ultima cosa, andiamo nei details del character mover e andiamo a settare la nuova mod. Ricordiamoci anche di andare nelle settings e mettere la decelerazione un po' più alta. Compiliamo, salviamo e siamo pronti per provare. Bene, adesso quando non si clicca Shift si va più lentamente, quando invece viene premuto Shift la velocità raddoppia. Ok, l'ultima cosa che ci manca da fare è il crouch. Per fare il crouch possiamo andare su Character Mover, andare all'evento On Press Simulation Tick, prendere Input Command, fare break, da Input Collection possiamo fare Get Data from Collection, questa outstruct possiamo fare break mover custom input, facciamo un branch su wants to crouch e il mover ci dà già a disposizione due funzioni, quindi prendiamo il character mover e possiamo chiamare crouch e uncrouch. Quindi colleghiamo il pin di esecuzione true e false. L'unica cosa che dobbiamo fare è andare su character mover e aggiungere delle settings, quindi delle settings condivise, shared setting classes, fare più e aggiungere stance settings. E adesso possiamo vedere che in basso, dove c'è shared settings, troviamo sia common legacy movement settings e sia stance settings. Facciamo compila, salva. Purtroppo in questo progetto third person non esistono animazioni di crouch, quindi l'unico modo per far vedere
Il funzionamento è quello di rendere visibile la capsula, quindi andiamo sui details della capsula, facciamo hidden in game false e vediamo se visible sia true. Compila, salva, possiamo fare un test. Solo che in questo momento, se noi proviamo a fare il crouch, sì, la capsula si muove, ma abbiamo dei problemi di collisione. Questo perché dobbiamo tornare su BP Pawn, andare su Skeletal Mesh, cercare Collision e mettere No Collision. Proviamo di nuovo. Ok, adesso non abbiamo più problemi di collisioni e quando clicchiamo CTRL la capsula si restringe. Ora possiamo pensare che quando siamo accovacciati vogliamo una velocità inferiore. Quindi torniamo sulla nostra mod, facciamo un if su want to crouch e quando siamo in crouch vogliamo che la max speed override sia inferiore, sia quando corriamo che quando camminiamo. Quindi creo due nuove variabili. Facciamo promote to variable, max speed, sprint, crouch. E stessa cosa quando camminiamo. Quindi promote to variable, max speed, walk, crouch. Impostiamo dei valori che ci sembrano corretti, quindi quando siamo accovacciati e corriamo mettiamo ad esempio 700 o 600, 1000 quando corriamo e non siamo accovacciati, e quando siamo accovacciati e camminiamo mettiamo un valore piccolo, 200. Compiliamo e proviamo. Infatti adesso se proviamo a camminare mentre siamo accovacciati siamo davvero molto lenti e abbastanza veloci invece quando stiamo correndo. Bene, abbiamo sostituito quindi il Character Movement Component con il nuovo mover di Unreal Engine. Abbiamo gestito l'input tramite il Produce Input, visto come funzionano le Movement Modes e aggiunto un'estensione semplice ma concreta come lo sprint. Da questa base è possibile scalare facilmente verso feature più avanzate. Vi ringrazio per aver seguito il tutorial e spero che vi sia stato d'aiuto.